Ciao a tutti, oggi faremo l'unboxing di Forza d'attacco Agastus. In questa scatola troveremo un Dreadnought Brutalis, un Tenente Primaris, 10 desolatori, 5 intercessori pesanti, più una guida all'assemblaggio e un libretto introduttivo. Procediamo ora con l'unboxing ed ecco quale sprue. Questo è il Tenente Primaris, solita qualità GV. Questo qua è un pezzettino della basetta, in teoria. Carino. Bel dettaglio. Più abbiamo questo dettaglio sul gambale. Bello, bello. Qua invece abbiamo varie tipologie di armi che possiamo equipaggiarci. Abbiamo il maglio, la spada potenziata, pistola Requiem e la pistola al plasma. Qui sotto invece abbiamo il fucile Requiem con i vari tipi di mirini e caricatori. Queste sprue invece dovrebbero essere quelle del Dreadnought Brutalis, mi pare di sì. Sostanzialmente dovrebbe essere come l'altro Dreadnought, solo più corazzato, quindi avremo dei pezzettini di corazza in più. Abbiamo questi Requiem qui, il multitermico, e il cannone come armi da tiro. La capsula è leggermente diversa, mi pare. C'ha dei merletti in più, se non sbaglio. Sì, nel Dreadnought classico non c'ha nessun tipo di merletto. Sono curioso di vedere poi il confronto tra i due. Una volta che lo monterò, insomma, ci faremo un altro video. Qui invece abbiamo i pezzi del maglio, gli artigli. E da questa parte in teoria l'altro tipo di maglio. Sì, con le dita. Probabilmente questo sarà il primo che monterò. Qui abbiamo gli intercessori pesanti, classici. Non dovrebbe cambiare nulla da quelli vecchi, quelli già visti, anzi dovrebbero essere proprio quelli. Vari tipi di teste. Ce n'è una anche con un aggancio già prefissato, oppure quelle libere e classiche. Vari tipi di caricatori, che in teoria definiscono la tipologia di arma. La base dovrebbe essere sempre la stessa. E qui abbiamo il Requiem pesante. E adesso i desolatori. Eccoli qua. Questo è il nuovo modello che per ora si trova solamente in questa scatola. La base dovrebbe essere quella dei Primaris normali. La differenza sta nell'arma che montano. Questo lanciarazzi qua dovrebbe essere quello del capitano. Vari tipi di puntatore. Ogni puntatore dovrebbe essere associato al tipo di arma, in teoria. Qua abbiamo un tipo di missile che posso lanciare. Questo dovrebbe essere quella frammentazione. Questa è la base dell'arma, dovrebbe essere uguale per tutti. Cambia solamente il tipo di pod lanciamissili da incollarci sopra. Varie teste, le teste anche quelle sono quelle classiche dei Primaris. E quest'altra sprue dovrebbe essere identica, perché sono 10 modelli se non erro. Lo zaino invece è particolare, c'ha appunto l'incastro per il puntatore. Spallacci lisci, così possiamo metterci l'araldica che vogliamo e colorarli come più ci piace. Questo è il puntatore, dovrebbe essere del capitano. Ok, divisore con una bellissima illustrazione. Con illustrato il nuovo modello, desolatore. Bello, mi piace lo stile che sta prendendo GV, molto pittorico per le illustrazioni. Qua abbiamo le decal
solamente della fanteria. Questo mi ha lasciato un attimo sbigottito perché del Dreadnought, del veicolo, non ci sono. Qui le basette. E qua il manuale introduttivo con un po' di background, immagino, le schede tecniche e il manuale d'assemblaggio. Adesso gli diamo un'occhiata per vedere le varie opzioni. Allora, qua abbiamo vari esempi di come possiamo equipaggiare i desolatori. Oh, e qua iniziamo con il tenente, con i vari tipi di armi, sia da mischia da distanza. Ci abbiamo i devastatori, che come già detto sono quelli classici. Oh, e qua si inizia con il Brutalis. Varie opzioni di armi, quindi o multitermico o requiem pesante, mentre il cannone posto sopra è standard, in teoria non ha alternative. E qua il pezzo forte, ossia i due magli, quello con gli artigli e quello con i due requiem. Bello. I due tipi di gambe e i sigilli. Ecco qua. Qui praticamente ci fa capire che l'intera squadra dovrà essere equipaggiata con uno o l'altro tipo di arma. Non possiamo fare una squadra mista, a parte per il sergente che avrà la sua arma unica. Il primo con i perforanti e il secondo con quelli a frammentazione, in teoria. Poi vediamo anche il profilo del capitano. Eccoli qua. Vedo un sacco di per due, quindi penso che ci siano 5 modelli unici, poi ripetuti. Esatto, eccoli qua. 5 di un tipo e 5 dell'altro. Però potendo scegliere solo un'arma dobbiamo decidere. Ok, passiamo adesso al manuale introduttivo. Inizia con il contenuto, l'introduzione. Qui ci sarà un po' di background, immagino. Colomar sotto assedio. Contrattacco, sì, saranno varie fasi della battaglia dove presentano i nuovi modelli. E poi la forza d'attacco Agastus. Agastus, da quello che ho capito, dovrebbe essere proprio il Dreadnought in questa storia qui. Ok, qua abbiamo uno showcase dei vari modelli. Prima il tenente con varie opzioni. E poi qua a destra abbiamo il Brutalis. Bello. Sì, qua c'è il Requiem. È un po' più corazzato dell'altro, a vederlo. Giriamo pagina e qua abbiamo i desolatori. Desolatore con perforante, con frammentazione e quello speciale del capitano. Ok, qui immagino sia tutto background. Poi me lo leggerò con calma. Oh, e qua le regole. Vediamo un attimino più nel dettaglio, poi voi mettete in pausa se volete leggervele meglio. Valori in punti. Qua ci sono tutti i punti delle varie truppe presenti nella scatola. E qua le schede tecniche. Prima del tenente. Ha un sacco di opzioni questo tenente qui. Però la pistola Neovolkite mi pare non faccia parte del set. Quindi se la vogliamo rappresentare mi sa che abbiamo bisogno proprio del modello a parte, quello con lo scudo anche. Esatto, sì. Giriamo pagina. Qui abbiamo la squadra di intercessor pesante,
che è praticamente quella classica che conosciamo già, appunto. Varie opzioni. Sì, dovrebbero essere proprio loro. Opzioni di equipaggiamento, sì. Ok. E qui abbiamo il Brutalis, con i vari profili in base alle ferite rimanenti. Si muove di un bel po'. Buona cosa. E vediamo un attimo l'equipaggiamento. Requiem pesante, multitermico, doppio fucile Requiem a lunga gittata, sì. Oh, e poi abbiamo i magli, 2 tipi di magli con i propri profili. E poi in fondo, eccoli qua, abbiamo i desolatori. Quindi profilo classico da Primaris, mi pare. Però abbiamo le loro armi. Questi qua dovrebbero sviluppare una bella potenza di fuoco. Non mi sembrano così esagerate. Saranno da provare. Carino anche il mirino di puntamento. E basta, fine. Questo era tutto il contenuto che c'è in Forza d'attacco Agastus. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.